Salve a tutti crashari e benvenuti in questo nuovo video off topic riguardo al canale. Come ben saprete, io adoro qualsiasi tipo di platform esistente, non soltanto Crash Bandicoot o Spyro o addirittura Rayman. Quindi, quando si vanno a toccare certe serie storiche come Sonic o Prince of Persia, non posso che esserne contento e soprattutto interessato. Nella serata dell'8 giugno 2023, infatti, al Summer Game Fest sono state annunciate e rivelate tante belle cose, tra cui Prince of Persia: The Lost Crown, un gioco in 2D su Prince of Persia che è stato teaserato parecchie volte tramite i leak, ma a cui non ci ha mai creduto effettivamente nessuno. Con il trailer rivelato sono arrivate sia tante ovazioni al ritorno di questa iconica serie, non solo tramite remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo, ma anche tante critiche riguardanti più che altro lo stile di gioco e l'aspetto del personaggio. Ma andiamo con ordine. Io come sempre sono Daniku94 del Crash Bandicoot Zone e per oggi non parlerò di Crash Bandicoot ma di Prince of Persia. Facciamo un po' di storia persiana con l'arrivo del nuovo Prince of Persia: The Lost Crown, titolo che riporta in auge le radici 2D della serie e che è sviluppato da Ubisoft Montpellier, quelli dei vari Rayman e di Beyond Good and Evil. Non i primi arrivati, insomma. Noi non impersoneremo il principe di Persia, cosa che comunque è già successa in passato con il primissimo capitolo dell'89, salvo poi retcon con le dovute virgolette nel suo seguito, The Shadow and the Flame. Ma è comunque successa una cosa del genere anche in titoli Ubisoft più recenti, come il sottovalutato Prince of Persia del 2008. In questo gioco, infatti, impersoneremo Sargon, uno degli immortali al servizio del re di Persia. Gli immortali sono un gruppo realmente esistito e, così come dice anche la pagina di Wikipedia a loro dedicata, erano l'unità d'élite della guardia imperiale del grande re persiano. Come veniamo a sapere infatti dai primi secondi del trailer, che in molti non hanno ascoltato perché evidentemente l'inglese non lo capiscono neanche gli inglesi, il principe di Persia di questa storia è stato rapito ed è compito degli immortali trarlo in salvo. Il trailer mostrato ieri ci offre tanti spunti che riprendono le due trilogie tanto amate. Abbiamo i mostri mitologici come nella trilogia di Jordan Mechner. Terrible mythologic monster. Look how I strangulate this monster. Così come il doppelganger del protagonista che spunta da qualcosa simile ad uno specchio, oltre che, ovviamente, alla componente platform 2D. Abbiamo poi il vestiario di Sargon, che riprende in modo molto simile quello del principe in Le Sabbie del Tempo, oltre a poteri legati al tempo stesso e a quello che sembra, a tutti gli effetti, un talismano simile al pugnale o al medaglione, o magari la fusione di entrambi. Ora, sull'etnia di Sargon non mi pronuncio. La Grande Persia all'epoca era un crogiuolo di razze e culture, ed essendo un guerriero di alta caratura, è normale pensare, sempre storicamente parlando, abbia fatto, con le dovute virgolette, la gavetta, da schiavo a soldato reale. Non per forza bisogna essere persiani per essere persiani, specialmente quando la Grande Persia si estendeva dalla Cina fino all'India. Detto questo, voglio ricordare a tutti una cosa semplice, ma che in molti non hanno mai capito. Prince of Persia come serie è, a detta di Mechner, come le fiabe delle Mille e una notte. Non c'è un canone effettivo, sono tutte storie tramandate che molto spesso non hanno correlazione tra loro. Il principe che fugge dal dungeon per salvare la principessa dal visir Jafar non è lo stesso principe che combatte il corso del tempo, che incontra Farah, Keilina e combatte il Daaga. E al tempo stesso questi due non sono il principe che si imbatte in elica, o, ancora, non sono i principi mostrati nella graphic novel di Jordan Mechner, che vi consiglio di acquistare assolutamente, link Amazon in descrizione. A proposito, proprio in questa graphic novel, Mechner, alla domanda «Chi è il vero principe di Persia?», lui risponde tutti loro e nessuno. Quindi ragazzi, godetevi quello che verrà su Prince of Persia.
che siamo già fortunati che Ubisoft stia pensando di fare qualcosa in più di un semplice remake. E poi, onestamente parlando, come se fossimo al bar seduti a tavolino mentre ci beviamo qualcosa, c'è il team di Rayman Origins e Rayman Legends dietro. Se non è una garanzia questa per la riuscita di un ottimo gioco platform, non so che cosa possa esserlo. Non vedo l'ora di scoprire di più sulla serie di Prince of Persia e non solo su The Lost Crown, e spero di aver dato delle risposte esaustive a tutte queste critiche assurde riguardo questo gioco. Fatemi sapere quindi che cosa ne pensate nei commenti. Grazie mille per aver visto questo video, statemi bene e come sempre, viva Crash Bandicoot, anche se in questo caso sarebbe meglio dire viva Prince of Persia.